Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi dopo tanto tempo finalmente torniamo a parlare di telecamere di videosorveglianza. Finora vi ho fatto almeno 5 o 6 recensioni di telecamere che nel mio canale YouTube hanno riscosso tantissimo successo. Questi prodotti piacciono perché ci permettono di tenere sotto controllo le nostre proprietà, attività commerciali anche in casa, quindi possono essere utilizzate come baby monitor per tenere sotto controllo gli animali domestici. Insomma, hanno davvero un utilizzo svariato. E questa azienda, la Ezweis, che produce tanti modelli, ma in questo caso vi recensirò la BC1C e la LC3, che sono due prodotti differenti fra di loro. Questa funziona a batteria, questa invece funziona con corrente elettrica. Questa ha un sistema di illuminazione, quindi può essere utilizzata proprio come lampada all'esterno. Questa anche ha due LED che ci permettono di illuminare e riprendono di notte, quindi al buio, anche a colori. Ma non vi voglio togliere nulla, non vi voglio spoilerare nulla, come si dice fra giovani. Apriamo le confezioni e guardiamole da vicino. Queste sono le confezioni con cui vengono vendute le telecamere LC3 BC1C, che già è fuori dalla confezione perché se la sto utilizzando da diversi giorni. Infatti non sarà un vero e proprio unboxing perché già le confezioni le ho aperte, ho tirato fuori tutte cose. Quindi su questa, che si apre semplicemente facendola scorrere, troveremo all'interno alcuni accessori, tra cui diversi manuali di istruzioni, un cavo micro USB per poterla ricaricare, dei tasselli, il caricabatterie USB ed un supporto con una vite simile a quella dei treppiedi delle fotocamere. Questa è la LC3, la telecamera dotata di lampada sulla parte alta che ci permette di illuminare gli ambienti proprio utilizzandola come una lampada da esterno oppure anche da interno. La confezione è imbottita bene sia sulla parte alta che sulla parte bassa. Ha il sistema di riconoscimento automatico della figura umana, 32 GB di memoria, la visione notturna a colori, 700 lumen di luminosità, un angolo di visione di 157 gradi, quindi molto grandangolare, collegabile tramite wifi, possibilità di parlare, comunicare dalla telecamera al telefonino e ha una protezione IP65. La stessa cosa per quanto riguarda la telecamera più piccola, quindi la BC1C. Questa, a differenza dell'altra, ha anche un sistema di allarme e la batteria integrata che l'altra non ha, che ci permette fino a 210 giorni di utilizzo in stand-by grazie alla sua batteria da 7800 mAh. Sia per una che per l'altra vengono date in dotazione questi adesivi con il segno di dove praticare i fori per poter appendere al muro i vari supporti. Allora, parlando di supporti, proprio per la più piccola, come potete vedere, è molto stabile perché ha un magnete potentissimo nella parte posteriore. Infatti io finora l'ho utilizzata posizionata sullo scaffale alle mie spalle, essendo una struttura magnetica inquadra il mio laboratorio posizionata su una superficie metallica. È molto comoda sia in interno che in esterno perché possiamo decidere dove utilizzarla senza avere il vincolo del supporto. Come vedete sta davvero molto stabile, in qualunque posizione si mette riesce a rimanere stabile e salda. Oppure possiamo utilizzare questo sistema avvitandola alla base e sfruttando il sistema che era sulla base magnetica, quindi in questo modo questo si fissa ad una superficie e poi una volta avvitato ci permette di posizionarlo quindi in modo più saldo utilizzando delle viti ed evitando che eventualmente degli urti possano farla cadere. Questa invece è la telecamera più grande, ha questa parte orientabile in alto e in basso e la base rotabile a destra e a sinistra. Per poter fare il collegamento elettrico va svitata questa vite e vanno collegati i cavi di alimentazione. Quindi vanno collegati i cavi a questi morsetti, dopodiché va fatto il collegamento semplicemente reinserendola. Per poter fare il collegamento elettrico va praticato un foro qua nella parte centrale di questa gomma in basso. Non va allargato perché questa stessa gomma fungerà da guarnizione. In questo modo è perfettamente ermetico, quindi possiamo praticare il nostro cablaggio. Ok, in questo modo il cablaggio è pronto, ho collegato i vari cavi e come vedete la gomma, stringendosi sul cavo, crea una vera e propria guarnizione. Adesso dobbiamo fare combaciare queste due sporgenze con questi due fori e va riavvitata la vite sulla parte superiore. Anche la vite sulla sommità ha una gomma che evita che l'acqua possa penetrare. Infine questa sagomatura sulla base ci permette di alloggiare il cavo al suo interno, quindi possiamo farla aderire al muro senza avere alcun problema. E adesso collego l'alimentazione elettrica. Perfetto, la lampada si è già accesa. Adesso proviamo a fare la connessione con l'applicazione. Adesso apriamo l'applicazione, va scaricata semplicemente dallo store del vostro dispositivo che
Ok, mi sta invitando a fare la configurazione e quindi va scaricata l'applicazione sia che sia un dispositivo iOS che se sia un dispositivo Android dal vostro store. Quindi premiamo su più per aggiungere un nuovo dispositivo, ci chiede di quale dispositivo si tratta, in questo caso è una telecamera, lampade intelligenti, spine, allarmi e sensori, spioncini, quindi telecamera. Quindi ci appare questo riquadro che ci invita ad inquadrare il codice QR per poter fare l'associazione. Ha riconosciuto la telecamera, il dispositivo è acceso, avanti, avvia. Controlliamo se la spia blu lampeggia e come vediamo sulla parte frontale la spia blu sta lampeggiando, quindi diamo l'ok. Mi chiede di inserire i dati della mia rete wifi e adesso mi chiede di dare il consenso per accedere alla rete wifi. Ok, quindi ok, wifi connesso, adesso mi chiede di scegliere un nome, quindi diamo un nome, la chiamiamo, ha un volume un po' troppo alto, comunque la chiamiamo esterno, salva. Ok, configuration complete, welcome to EasyViz. Ok, la mia pronuncia fa un po' pena però. Allora, questo sono io che sto riprendendo dalla telecamera, quindi la posizioniamo in questo modo. Ok, adesso entrambe le telecamere sono collegate al dispositivo. In questo modo stiamo utilizzando questa telecamera. Se torno indietro abbiamo la possibilità di scegliere quale delle due telecamere utilizzare. Come vedete da quest'anteprima dei due dispositivi, questa telecamera la utilizzo già da diversi giorni ed è posizionata proprio alle mie spalle che riprende tutto. Allora vi faccio vedere prima quella più piccola. Sulla parte frontale abbiamo la telecamera, il LED di stato e due LED che ci servono per poter illuminare l'ambiente. Come vedete riesce a riprendere con una qualità davvero molto alta. Abbiamo diverse opzioni, possiamo scattare una fotografia, possiamo registrare, possiamo fare una chiamata, quindi comunicare dalla telecamera al dispositivo in modo che le persone che sono dall'altra parte possano sentirci dall'altoparlante della telecamera. Possiamo attivare l'allarme, possiamo cambiare il tipo di definizione come riproduzione. Abbiamo la possibilità di avere una ripresa standard, una ripresa ad alta definizione oppure in Full HD. L'altra arriva in Ultra HD. Io adesso ho abbassato il volume del telefonino perché effettivamente si ha un ritorno audio molto fastidioso. Lo attivo per un attimo solo per farvi sentire. Essendo a batteria, dopo un tot di ripresa ci chiede se vogliamo fermarci e interrompere la registrazione. Però è possibile disattivare questa funzione e avere una registrazione continuativa. Oppure alimentare la telecamera direttamente dal cavo e quindi avere una registrazione alimentata elettricamente che non richiede il consumo della stessa batteria. Allora alzo il volume. E come sentite... Ok, ora siamo a un loop di voce insopportabile, però comunque questo è l'audio che comunque è relativamente elevato. Abbiamo diverse impostazioni per quanto riguarda il tipo di registrazione, per quanto riguarda il rilevamento. Abbiamo la possibilità di attivare e disattivare le notifiche in base al rilevamento PIR, eccetera, l'impostazione del rilevamento della figura umana, dell'audio, il tipo di immagine e la luce. Possiamo quindi disattivare anche il LED di stato. In più c'è la possibilità di salvare sul cloud oltre che sulla memoria interna. Però è una funzione a pagamento, ma ci danno un periodo gratuito di prova. Abbiamo la possibilità di gestire le registrazioni archiviate, impostazioni riguardanti la sicurezza, il wifi e tanto altro. In caso di necessità, per poter scoraggiare eventuali intrusi, è possibile attivare l'allarme anche manualmente premendo questo tasto in basso. Quindi si avrà la possibilità di questi LED lampeggianti con una luce relativamente forte e questo suono che dovrebbe scoraggiare eventuali intrusi. Adesso passiamo al modello più grande, che come vedrete ha una definizione decisamente più elevata. Ok, questa è la ripresa della telecamera più grande. Per entrambe è possibile ruotare il telefonino per avere una visualizzazione a schermo intero e già da questa si vede che la definizione è molto più elevata. Cambiamo il tipo di definizione dell'immagine e possiamo scegliere tra alta definizione Full HD oppure Ultra HD. Però ovviamente in base al tipo di connessione e la velocità della vostra connessione è possibile che si verifichino dei lag, quindi che rallenti il tipo di ripresa, quindi Ultra HD. Sulla parte bassa appare orario e data.
e nella zona centrale del display appaiono tutte le registrazioni che sono state fatte, suddivise per orario, eccetera. Adesso proviamo ad agire sul faretto, quindi sull'illuminazione. Premendo questo tasto possiamo accendere e spegnere il nostro peggimento, quindi è possibile utilizzarla come faro per l'illuminazione a prescindere dal fatto che stiamo registrando oppure no. È possibile anche regolare la luminosità dall'1 fino al 100%, cambiando quindi la luce emessa dal faro frontale. Abbiamo anche la possibilità però di programmare l'illuminazione. In questo modo avremo l'opportunità di decidere a che ora dovrà accendersi l'illuminazione e a che ora dovrà spegnersi in automatico. Adesso facciamo un paio di riprese al buio, vediamo come si vede dal telefonino ciò che stiamo riprendendo. Allora lo giro perché così effettivamente dà fastidio con questa luce sparata un pochettino negli occhi. In questo modo possiamo apprezzare meglio la luminosità che emette e possiamo vedere meglio dal dispositivo la qualità e non siamo in ultra HD. Adesso vediamo, spegniamo questa lampada e passiamo all'altra lampada, quindi spegniamo il faretto, chiudiamo questa e accendiamo l'altra. Anche questa, una volta accesa, accende i faretti. E allora attiviamo l'allarme. In questo caso sicuramente, come vedete, hanno un effetto molto maggiore rispetto a poco fa. Ok, perché poco fa c'era comunque molta luce, quindi non rendevano come rendono in questo caso che c'è buio. Sono delle telecamere di ottima qualità che ci permettono di avere... Stai ferma. E allora ragazzi ho acceso di nuovo le luci perché i sensori accendevano e spegnevano i vari faretti e LED, sembravamo a Natale con tutte le lucine che si accendevano. Come avete visto i dispositivi funzionano bene, hanno una risoluzione elevatissima per quanto riguarda le riprese video, ci danno la possibilità di comunicare tramite il dispositivo dal telefonino all'altoparlante e di sentire ciò che viene detto grazie al microfono integrato su entrambe. Con una sola applicazione possiamo utilizzarle tutte e due, è possibile rinominarle esterno, piccolo laboratorio, eccetera, e ci danno la possibilità, soprattutto questa, di avere una risoluzione elevatissima, veramente altissima, Ultra HD, e la possibilità di illuminare gli ambienti sia tramite il comando, che la possibilità di programmare il tipo di illuminazione per poter trovare, per esempio, l'ingresso della nostra abitazione già illuminata in un determinato orario e che possa spegnersi, ad esempio, durante la notte quando non è più necessario. E adesso vediamo un paio di riprese delle telecamere posizionate in esterno, quella più piccola con la mia ripresa sul telefonino e poi quella più grande posizionata temporaneamente in modo provvisorio per poter fare queste riprese. Queste sono le inquadrature fatte durante il giorno, si vede molto bene. Adesso vedremo quelle all'imbrunire, quindi quando sta tramontando il sole, e vi faccio vedere pure che l'applicazione ci consente di poter vedere le due immagini riprese praticamente quasi in contemporanea, disponendo l'inquadratura in base alle nostre esigenze, quindi abbiamo la possibilità di decidere, avendo più telecamere, di vedere contemporaneamente le riprese di tutti i dispositivi. Queste invece sono le riprese notturne. Adesso accenderò il faretto di quella più grande e guardate come riesce a illuminare fino in fondo. Ovviamente entrambe funzionano tramite la rete internet, quindi il wifi serve semplicemente a connettere i dispositivi al nostro router. Poi noi possiamo trovarci anche dall'altra parte del mondo. Tramite l'applicazione, utilizzando la linea internet, riusciamo comunque a vedere quello che viene trasmesso dai dispositivi. Questa è una batteria integrata che sta durando davvero da tantissimi giorni, ancora non si è scaricata. Effettivamente rispetto alle telecamere di qualità inferiore si vede che hanno quella marcia in più. Le altre stanno funzionando, le utilizzo tuttora, però la risoluzione dell'immagine comunque non è così elevata. L'audio che viene trasmesso è un pochettino più metallico. Queste hanno una qualità superiore sia per quanto riguarda il prodotto in sé, sia per quanto riguarda tutto ciò che li circonda. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare anche sul link per poter vedere i prodotti da vicino, cliccate sulla campanella per poter attivare le notifiche, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!